Amici di Moto.it, ciao a tutti dall'SVM, siamo nella fabbrica varesina per provare le nuove moto. Vedete, stabilimento in piena funzione con un sacco di linee di montaggio che vanno dalle piccole supermotard, dalle moto vintage e poi alla moto da turismo entro fuoristrada. Eccola qua, la Dual Sport, infatti si chiama Super Dual versione T perché ha i cerchi da 19 pollici all'anteriore con le gomme Metzeler Tourance e 17 al posteriore. È una novità assoluta e quindi oggi, per raccontarvela al meglio, ho bisogno del gobbo. Eccolo qua, il mio gobbo. Ciao a tutti, in questo video farò il gobbo di Andrea. Vi faccio vedere adesso nel complesso questa moto destinata al fuoristrada leggero ma soprattutto a viaggiare. L'estetica è totalmente nuova, è un progetto completamente italiano, il serbatoio di lamiera molto grande da 18 litri e il motore, eccolo qua, è un 600 cc ex progetto Husqvarna, quindi un motore nato e progettato in Italia che adesso viene assemblato sempre qui a Varese con una parte di componentistica che arriva dalla Cina e un'altra parte molto importante, ad esempio il cilindro, è tutto di produzione italiana. Poi vediamo ancora nel complesso come è fatta. Abbiamo l'impianto frenante Brembo con ABS, il motore non ve l'ho detto Euro 4, faretti, barre di protezione del motore, poi qua dietro si vede anche il doppio radiatore, parabrezza di serie non regolabile, frizione idraulica, cruscotto digitale che presenta anche il contagiri, in questo caso è spento, purtroppo non c'ho la chiave e non riesco a farvelo vedere. Poi vediamo il blocchetto di destra con il freno che è regolabile nella distanza della leva. Questa leva invece serve per aiutare il motore nelle partenze a freddo, ma sulle versioni definitive probabilmente non ci sarà. Vediamo la pompa dell'acqua che è nella testa bialbero di questo propulsore da 54,5 cavalli a 7500 giri. Qui c'è il serbatoio di recupero del liquido di raffreddamento e il telaio monotrave in acciaio che ricorda tanto quello dell'Husqvarna di qualche anno fa. Forcellone in alluminio e guardate le pedane come sono basse, quindi una moto molto comoda per il passeggero. Il cavalletto centrale si aziona molto facilmente e poi ovviamente c'è anche la stampella laterale in alluminio. Vi mostro anche la sella che è in pezzo unico ma è su due piani. Molto ben imbottita, c'è anche la parte del passeggero che vediamo ha un'imbottitura parecchio alta. Poi proseguiamo nella vista del posteriore con il doppio scarico, ovviamente Euro 4, la gomma col cerchio da 17 pollici che vi raccontavo e la piastra porta bauletto. Adesso consultiamo però il nostro amico Gobbo per vedere se abbiamo detto tutti i dati. Torniamo alla prima pagina, signor Gobbo? Torniamo alla prima pagina. Altezza della sella, 890 mm, ve l'ho fatta vedere prima. Eccola qui, quindi una sella abbastanza alta, Se siete sopra 1,80 m toccate bene, se siete sotto invece c'è qualche problemino in più su questa versione T. Vi dico già subito che c'è anche una versione X con la 21 all'anteriore e 18 posteriore, ma sempre con la sella a 89 cm perché è più scavata rispetto a questa. Poi proseguiamo nella vista, peso 169 kg a secco, quindi è un peso piuttosto importante, però vi anticipo che nella prova che vedrete tra pochissimo con la parte on board si sente molto poco. Grazie Gobbo, Gobbo è arrabbiato? No, sono felice. Gobbo, il nostro Gobbo è felice. Motore Euro 4, ve l'ho detto, 600 cc, 54 cavalli, iniezione elettronica con il corpo farfallato della Mikuni da 45 mm. Adesso, mentre il Gobbo gira la schermata, noi passiamo alle sospensioni. Abbiamo infatti una forcella da 45 mm con 210 mm di escursione, regolabile nell'estensione, prodotta da Fast Ace, un marchio nuovo non ancora conosciuto in Italia, mentre il mono è molto conosciuto perché abbiamo un ammortizzatore con regolazione del precarico remota marchiato ZF, quindi regolazione molto comoda. Quando avete il passeggero potete indurire la molla e alzare il posteriore. Proseguiamo nella vista con l'impianto frenante che prevede il disco da 300 mm davanti e 220 dietro, che si può disinserire per uso fuori strada. Le gomme misurano 110 80-19 davanti e 140 80-17 al posteriore. Della moto adesso vi abbiamo anche letto la scheda tecnica, quindi passiamo alle tue opinioni. Seguiteci, adesso saltiamo in sella. Siamo in sella alla SVM Super Dual T. T cosa vuol dire? Che questa moto ha l'anteriore da 19 pollici con cerchi a raggi e gomme Tourance della Metzeler e al posteriore c'è un 17, mentre vi ricordo che in SVM ha debuttato un po' a sorpresa anche la versione X, equipaggiata invece col 21 anteriore e il 18 posteriore, quindi con misure molto più enduristiche da moto destinata ai raid in fuoristrada. Mi trovo in sesta, vedete sono a 77 all'ora, c'è il cruscotto
un po' coperto da questo cavo, però la visibilità è buona. Sotto c'è il contagiri, sono a 76 all'ora, circa 3000 giri, e a 3000 giri il motore riprende già senza un sussulto, è molto regolare. La moto è veramente agile tra le gambe, è molto stretta e leggera, si nota soltanto una posizione per i piloti più alti un po' infossata, perché non c'è tantissimo margine di manovra. Quello dietro di me è caduto, ragazzi, ecco, nello specchietto non l'avete visto, però il ragazzo dietro di me alla guida di una, credo di una Gran Milano, quindi una moto classica, è caduto nella rotonda. Eravamo appena partiti dall'SVM e la raccomandazione che vi faccio sempre è quella di guidare, uno, con prudenza, e secondo, soprattutto se non conoscete la moto o gomme fredde, si va piano. Partiamo da dove eravamo rimasti. Il ragazzo in sella all'SVM non si è fatto nulla. Come dice Nico Cereghini, ci vuole tanta prudenza anche nelle rotonde e anche in sella a una Cafe Racer, perché anche se la moto è facile, l'asfalto è insidiosissimo. Torniamo alla nostra Super Dual. Vi stavo dicendo che la moto è comoda, c'è una bella posizione in sella, molto confortevole, anche perché l'imbottitura della sella non è male. A parte l'imbottitura, quello che dà un po' fastidio è il fatto che la sella sia infossata e insieme alle pance del serbatoio molto stretto tra le gambe, però obbliga a una posizione piuttosto costretta, non ci si può muovere avanti e indietro comodamente. Poi sempre a livello di comfort si avvertono delle vibrazioni sul manubrio che sono sopportabili, un po' meno sulle pedane, ma c'è la gomma che toglie gran parte del fastidio. Il motore da 54 cavalli Euro 4 che vi raccontavo prima è un motore molto dolce, regolare in basso. C'è da dire che rispetto agli storici motori Husqvarna progettati dall'ingegner Macchi, questo con l'Euro 4 ha perso un po' di corposità ai medi regimi, manca un po' la castagna che ci ricordavamo, in compenso c'è una bella fluidità di marcia. Il cambio è spaziato correttamente, non è troppo lungo nei rapporti e ha innesti appena lunghi ma molto morbidi e precisi. Un commento anche sulla frizione: vedete che la frizione non è una frizione a cavo, ma è una frizione idraulica molto morbida e anche precisa nello stacco. Passiamo adesso alla frenata Brembo. La frenata Brembo dispone di un impianto più che altro modulabile. Vi dico subito che la potenza del disco anteriore è buona ma non eccezionale. Per ottenere buone frenate bisogna strizzarlo parecchio. Protezione dall'aria discreta, nel senso che se superate il 1,80 m un bel po' di aria sulla faccia ve la beccate, e anche le spalle sono piuttosto esposte. Gli specchietti hanno una foggia piuttosto vecchiotta, ma nel complesso danno una ottima visuale su quello che succede alle nostre spalle, comprese sulle cadute dei motociclisti che ci seguono. Perdonateci la battuta, ma quando nessuno si fa male si può anche scherzare. Nel chiudi apri si avverte un leggero on off, non è esagerato, però lo si avverte in maniera piuttosto netta. Dai difetti dell'SVM vi posso dire che l'avviamento non è prontissimo, bisogna insistere parecchio con il pulsante d'avviamento, poi il motore comunque si avvia, è regolare, non denuncia nessuno spegnimento, cosa che può capitare talvolta con i grossi mono, anche a iniezione. Dietro è molto alta e sostenuta a livello di sospensioni, agile perché è un 600 ma pesa veramente poco. Sentite adesso anche in alto, facciamo un allungo oltre 6.000 giri, appena la strada si raddrizza. Ecco, in alto il motore diciamo che dà il meglio fino a 6.500, dopo aumentano le vibrazioni mentre non aumenta di pari passo la spinta. Molto agile anche nei tornanti, adesso ho messo addirittura la prima per essere più veloce in uscita di curva. Questa moto dà il meglio tra i 3 e i 6.000 giri, una bella coppia, sotto ovviamente non spinge tanto, c'è un po' di on off, ma nel complesso è una moto piacevole e comoda per viaggiare. Adesso la lascio tutta per voi nei commenti e vi rimando alla prossima prova su moto.it, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!